Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Stefano e oggi vedrete un video leggermente particolare dal solito. Ho avuto un problema con l'audio durante la registrazione, quindi vi toccherà sentire la mia voce. Spero che vi piacerà. Fatemelo sapere con un commento, un like e iscrivendovi al canale. Grazie mille a tutti. Ci serviranno 2 tuorli, 45 g di zucchero semolato e l'estratto di vaniglia. Volendo potrete anche utilizzare la bacca, questo è a vostro piacimento. Con una frusta iniziamo a amalgamare il composto. Lo zucchero deve sciogliersi per non formare grumi. Una volta finito di amalgamare possiamo aggiungere 15 g di amido di mais o amido di riso come preferite, in alternativa anche la farina classica. Quindi procediamo con l'amalgamare di nuovo il composto. Quando sarà completamente unito possiamo versare 200 g di latte tiepido, non troppo caldo o potrebbe coagulare l'uovo prima della cottura. In questo momento stiamo continuando a mescolare con la frusta per ottenere un composto omogeneo che porteremo sul fuoco. La fiamma vi consiglio di tenerla medio-bassa, non troppo alta, perché essendo poco il composto potrebbe bruciare o cuocere troppo la crema. Come vedete, appena sfiora il bollore, una bella mescolata veloce, più o meno ci sono voluti 3-4 minuti essendo poco il composto, ottenendo così una crema bella lucida, subito pronta ad essere versata in un contenitore freddo. La pellicola servirà per non far creare la crosticina alla crema, dovrà essere messa bene a contatto e subito poi messa in frigorifero a raffreddare. Per questa ricetta ho deciso di utilizzare delle fragole fresche. Sono 200 g di fragole fresche che andremo a lavare e poi a tagliare prima la parte verde, per poi tagliarle a cubetti di media dimensione. Vi consiglio di non tagliarle troppo piccole, ma di lasciarle abbastanza grandi per poi sentirle durante l'assaggio. Così possiamo continuare aprendo 4 uova intere, 4 uova medie, e poi aggiungiamo subito 180 g di zucchero semolato e un pizzico di sale, 1 grammo circa di sale. A questo punto possiamo grattare la scorza di un limone bio preferibilmente, e subito con la frusta possiamo iniziare ad amalgamare il composto. A questo punto possiamo iniziare a mescolare energicamente con una frusta. Non servirà una planetaria, ma basterà più o meno 5 minuti di frusta in modo regolare, così da amalgamare bene il composto. Una volta ottenuto un composto omogeneo possiamo aggiungere 100 g di latte e 75 g di olio di semi. Continuiamo ad amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto possiamo iniziare a versare la farina. Io la setaccio tutta assieme, come potete vedere. All'inizio ho utilizzato un cucchiaio solo per non sporcare troppo fuori dalla ciotola, e poi la verso tutta, 300 g. Successivamente aggiungo 8 g di lievito in polvere e poi setaccio naturalmente. In questo momento il composto è da amalgamare grossolanamente con la frusta e poi subito energicamente. Questo per eliminare i grumi. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, il nostro composto è pronto. Aggiungiamo le fragole precedentemente tagliate a cubetti e con una spatola ci aiutiamo per finire di amalgamare il composto. Cerca di essere non troppo forte mentre mescoli il composto, per non andare a rompere le fragole.
Ok, il composto è pronto. Adesso prepariamo una teglia da 22-24 cm, imburrata ed infarinata. Versiamo il composto al suo interno, cerchiamo di livellarlo bene, di andare a prendere tutta la parte della teglia. Questo ci aiuterà nell'uniformità della cottura. Con l'aiuto di un cucchiaio andiamo a formare delle piccole parti di crema pasticcera sopra la superficie della torta. Se l'impasto è venuto bene non dovrebbe cedere. E poi andiamo direttamente in forno a 170 gradi per 45 minuti. Una volta tolta dal forno, la torta dovrà riposare per circa un'oretta, due a temperatura ambiente, così da poterla poi staccare con facilità dallo stampo. Ok, adesso che la torta è pronta possiamo iniziare a decorarla. Io ho scelto di farlo in modo molto semplice con delle fragole e avendo una piccola pianta di fragole sul mio balcone ho staccato i fiorellini, che sono quelli bianchi, direttamente dalla pianta, proprio per ricordare la fragola. Una spolverata di zucchero a velo sui bordi e la torta è pronta. Sentirete il profumo, sarà fantastico. Ora procediamo al taglio. Questa è la torta come si presenta al suo interno, quindi bella umida con le fragole e la parte cremosa della crema è fantastica. Possiamo adagiarla su un piatto, un cucchiaino, versare una buona tazza di tè caldo, anche se inizia la stagione calda, però un tè fa sempre bene. Una volta pronta, qua manca il suono della campanellina, ma magari lo metto in post produzione. Proviamo l'assaggio. La torta scende, il cucchiaio scende molto bene nella torta. Proviamo. Lo Stefano del passato mi sembra contento di questa torta. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!